Avete idea di che cosa vuol dire fare una passeggiata notturna in uno dei mercati più caotici di tutto il mondo? Io no. E infatti questa sera proviamo l'ebbrezza. Ci facciamo un giro nel mercato di Bahar Ganj. In realtà è una zona che è diventata molto commerciale negli ultimi anni, tanto che è molto anche frequentata da turisti, o almeno questa è la nomina che si è guadagnata, anche se io per ora non ne ho visto neanche uno, forse perché è sera, non saprei. Comunque questo quartiere in parte è considerato anche pericoloso. Andiamo a scoprire se è vero. I mercati, ragazzi, non smettono mai di lavorare. Cioè a qualsiasi ora della sera, sicuramente arriverà un momento in cui smetteranno di lavorare, però cioè si continua a commerciare anche la sera. Anche la sera si continua a commerciare, le persone non si fermano mai. Guardate, sta lavando la frutta, quindi vuol dire che è fresca. Fresh fruit? Fresh? Thank you so much. Thank you. Dhanyavad. Very good. Non so cosa sia, però è vagamente piccante. Non è un frutto comunque, sembra tipo una noce, diciamo. È simile a una noce, però vagamente piccantina, infatti è veramente strano come cosa. Questo è un mercato tutto di frutta e verdura. Guardate che belle melanzane. Sembra scontata come cosa, ma è veramente difficile trovare delle buone melanzane. E c'è qualcosa dall'altra parte, perché vedo che c'è un muro, cioè dalla parte sinistra della via ci sono tutti i negozi, mentre invece dalla parte destra c'è un muro e le persone si mettono a vendere sedute per terra appoggiate a questo muro che divide la via da non so cosa. C'è un centro medico. Prima mi sembra di aver letto che c'era un cimitero, ma potrei sbagliarmi. Guardate com'è parte della vita quotidiana al mercato. Non è il semplice andare a fare la spesa. Le persone si siedono, parlano con i commercianti, si mettono d'accordo, comprano più prodotti, cioè fanno più giri, vanno da più persone, quindi è proprio dal punto di vista culturale un'usanza quotidiana quella di passare del tempo al mercato. Non è semplicemente andare al mercato, prendo quello che mi serve e poi me ne vado. C'è una necessità maggiore di passarci del tempo di qualità, perché comunque sicuramente faranno due chiacchiere. Guardate un piccolo templetto dedicato alla preghiera, anche qualcosa da mangiare. Questo templetto è fatto per le persone che non hanno il tempo di andare in tempio, diciamo, e pregare, perché stanno qui a lavorare. E allora che fanno? Si mettono lì e pregano lì senza dover spostarsi molto lontano per andare a pregare. C'è un negozio di carne, cosa rarissima in India. Fine, my friend. What do you sell here? Pork? You are not Muslim, Hinduism. Muslim. You are Muslim? Yes. You sell pork? Yeah, this is Just for selling? genuine Muslim meat. Halal? Halal. Yeah. Halal? Yes. Ah, okay. That one is all halal. Okay, only pork or you have something else? No. Chicken? Yeah, Chicken I have has- chicken also and Yeah. goat also. Goat? Goat. Bakra. Okay, but no No. other animals? No. Okay. Thank you so much. Assalamu alaikum.
esempio questa è una cosa molto rara, i ragazzi erano musulmani, perché solitamente gli induisti non mangiano carne, la stragrande maggioranza degli induisti non mangia carne. Per quale motivo? Perché secondo la tradizione induista gran parte delle reincarnazioni delle divinità induiste sono animali, e quindi per non offendere le reincarnazioni di queste divinità loro evitano di mangiare carne, e per questo motivo la maggior parte, la stragrande maggioranza degli induisti è vegetariana. Tuttavia bisogna dire che ci sono degli induisti che mangiano carne, ma nello specifico pollo e capra o pecora, che non li considerano degli animali particolarmente speciali, perché tra le principali reincarnazioni non sono presenti questi animali, anche se probabilmente, se si va a cercare più a fondo tra le varie reincarnazioni, anche se qualcuna meno importante, può essere che ce ne siano anche di questi animali. Tuttavia loro, non conoscendone, la maggior parte delle persone non li mangiano, e chiaramente sono due musulmani. I musulmani, gli indiani musulmani tra di loro le mangiano carne, diciamo, non è un problema. Questo invece è il mercato del pesce. Il pesce invece è molto più utilizzato da parte degli induisti, e infatti può essere comune incontrare persone induiste che mangiano il pesce, che vendono e mangiano il pesce. Vedete che qui ci sono i pesci vivi. Non so se riuscite a vedere il pesce che si muove, qui ce n'è un altro, però questi sono pesci vivi, e probabilmente per convincere le persone a comprarli, dato che in una città come Delhi pensare di comprare un pesce, siamo lontani dal mare, ma non sapete se questi sono pesci. Questa è la maestria del taglio del pesce. Però ecco, diciamo che il pesce è sicuramente più comune come animale da mangiare rispetto ad altri animali. Very good, my friend. E poi queste sono situazioni tipiche in prossimità dei mercati, cioè nei mercati, in prossimità dei mercati. Non so quanto riuscite a vedere perché è completamente buio. Però qui ci sono pieno di spazzatura, carretti di vario tipo, tutti appoggiati lungo il muro, che vengono usati durante il giorno per trasportare i prodotti, persone che si riposano e dormono. Sapete che in India è anche molto comune questa usanza, quella di riposare ovunque si trovino, quindi le persone possono... Thank you. Ah, this is a toilet. This is a toilet. Okay, so people there are changing themselves. Ah, ok. Mira. Ok, Dhanyavad. Qui mi stava dicendo che questo è un bagno pubblico. Lì ci sono quello per donne, questo è per uomini, mentre invece da sopra c'è un bagno per donne pubblico. Can I enter? Questo è il bagno pubblico. Namaskar. Namaskar, è pieno, è tutto bagnato completamente. Vamos. Donde? Vamos. Donde vamos? This is India. No, And they it's told me come. And No. it's show in Spain, in Italiano. Yes, I explain people how India works, the differences between India and other places. Indiano like this. No. No, they told me enter, come. You understand? Sì. No, I didn't enter myself. They told me come. Enter. Vale. They told me. Vale, कितना बड़े? Todo bien. Dhanyavad. Namaskar Babaji. नमस्कार Namaskar Babaji. बाबा जी है Babaji. È molto comune che le persone dormino e si riposino ovunque si trovano, quindi ovviamente si può trovare sopra le biciclette,
anche per terra, su marciapiedi, per strada. Poi il ragazzo non ha compreso che in realtà io sono stato invitato ad entrare, altrimenti non l'avrei fatto, dai due ragazzi che erano dentro. Mi hanno detto signore con l'altro ragazzo, e mi dicono vieni, altrimenti io non, per questione di privacy avrei evitato. Poi lui non ha forse capito questa parte. Usciti dal mercato, sulla strada principale, il traffico, la metro che passa sopra, sopraelevata, perché non so se quante persone lo sanno, ma in India c'è la metro. Andiamo ad attraversare la strada, approfittiamo di un momento. Siamo riusciti ad evitare il traffico e adesso andiamo a cercare un posto per mangiare qualcosina. Questo è il primo venditore che vedo di libri oggi. Namaste. Libri. Quello tipo, ci sono sia romanzi che libri sull'induismo, sulla propria carriera. Abbiamo addirittura un libro sull'ikigai, il segreto giapponese per una vita felice e lunga. Qui abbiamo un vitello che si riposa. Riusciamo a passare dall'altra parte. Vi faccio vedere, anzi più di uno. Questi sono dentro al recinto, ma ciao tesoro, ma probabilmente per questione di sicurezza, dato che c'è molto traffico, hanno deciso di proteggerli mettendoli dentro al recinto, così facendo evitano che ci siano problemi, che possono passare in tranquillità la serata e la notte. Anche il vitello, tra le varie incarnazioni, è una delle più importanti, in quanto quella di Shiva, che è la divinità, tra le tante divinità dell'induismo è la più importante, possiamo definirla in questo senso, ed è per questo motivo che risalta e risuona moltissimo la leggenda dei vitelli, delle vacche, che sono sacri in India e vengono costantemente, se ne parla costantemente, però il motivo è proprio questo. È una delle reincarnazioni più importanti di Shiva, secondo le leggende induiste, ed è per questo motivo che gli indiani lo considerano sacro. E guardate come si illumina il quartiere di Barganj la sera. Allora è molto più turistico di quello che immaginavo, anche per le persone del posto, non solamente per le persone che vengono da fuori, che soggiornano qui. Hello, Daniel, nice to meet you too, my friend. Where is from? Italy. Italian. What are you eating? Tobacco? Pan. Pan. After you spit. Ecco qua. You spit. Yes. How much time can you hold Only it? 5 minutes. 5 minutes? Oh my god. This is mouth fresh. It is good? For me good. It is good, huh? This is no good about teeth. Yeah? It is dangerous for your teeth? Just for you, no good. Mamma mia! Oh my friend, you are the same one from before. How India works, the differences between India and other places. Mamma mia! World is strange. But can I ask you if you can suggest me a restaurant? What do you want to like to eat? Hari. One good Hari. No, Hari. Thali. Hari. Yeah, Hari. And if you want to, because this is like tourist market, there you don't find like good quality. Yeah. And if you want to like A good one. Indian natural Yeah. food, come I'll show you. Amico, vai my friend. Ma non credo che lui sia accorto che io sono lo stesso ragazzo di 15 minuti fa. Namaskar. Ciao. Ok, mi ha portato in un fast food. Mi ha detto che fanno dei samosa buonissimi. Adesso assaggiamo. Hello. Can I sit? Daniel.
Questo è per lavarsi le mani. La masca. Can I see? Here. Yes. Eccoci qua. C'era pure il bagno ma volevo evitare di essere nudo. Bagno. Bagno. Questo è un bicchiere per l'acqua. Questo. Con dell'acqua dentro. Poi c'è dell'acqua qui, peperoncini, sale, cipolla di benvenuto con limone e una salsa, non so di cosa è composta ma sicuramente piccante. Ah, mazza, guarda il piatto che ha portato a lui. Ali. Sai Dali? Or maybe it's better samosa. Samosa no. No samosa? One ali. Ok. Questa è la mia cena, gli ho chiesto lo stesso piatto del signore e mi ha portato lo stesso piatto del signore. 2 euro per il pasto e la bottiglia d'acqua. Fatta da mangiare è impressionante. Ah, fa la discoteca dentro a quel tuk tuk. Ma che vendono? Do you sell marijuana? No sell marijuana. What do you sell? Ah, only narghile, shisha. Thank you. Pensavo. Spiedini vegetariani. This is vegetarian? Pure. It's vegetarian? Yes. All vegetarian. Andiamo a visitare questo palazzo. Can I? Is this only for women? Only for women. So only women can pray here. This is the temple, The temple. Hindu temple. Hindu temple for which god? This is Hanuman. Hanuman. Vishnu. 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 Yeah. Krishna. Reincarnation of Vishnu. Yeah. Krishna. But only women can pray here, or only women can pray here, Lakshmi. or even men. Men, women, everyone can pray. This is the flower. What? This is hand flower. Pujan. What is this? Pujan. Pujan. Nigel. This is hand pujan. For what? Yeah, yeah. For what? This. Camera. ये नहीं इसमें इसमें Right hand. right hand, right hand. Ah, okay. Balu? Here. Here. Here top. अरे ये ने भद्रोलिया दान बेंद्रो छे माचल ये ने भद्रोलिया दान बेंद्रो महल छे माचल हम Is a Hanuman phrase. Yeah. This is a Maniyuk temple. Thank you. Ho pronunciato in teoria una frase di Hanuman, che è una reincarnazione di Vishnu, un'altra importantissima divinità induista, una delle più importanti. In questo bracciale, questo tempio che non ho capito se ci possono pregare solamente le donne o anche gli uomini. Ho visto molte donne, però vedo anche ci sono degli uomini, questo signore. Questa qui ad esempio è una iconografia molto ricorrente in generale nel mondo induista, e questo, come potete vedere, è un cobra, la parte che sale, questa qui viene sopra, mentre invece questa specie di uovo con questa base sotto fatta in questo modo non sono altro che il fallo di Shiva. Questo è un simbolo di creazione, il fallo di Shiva, e sotto sarebbe la vagina di Kali, ovvero sua moglie.
una delle forme di salmone, diciamo quella più famosa, più utilizzata anche, più ritrovata nei testi. È proprio come simbolo di creazione, di buon auspicio. Molto spesso, anzi quasi sempre, nei templi induisti lo si ritrova, ma anche più volte, magari nello stesso tempio si possono trovare anche 10 volte questo tipo di iconografia, o 20, dipende dalla grandezza del tempio. Sono templi più grandi che hanno poi più, diciamo, raffigurazioni di questo tipo. Ed invece il cobra, altro animale sacro di Shiva, altro suo animale protettore, che protegge questo concepimento, questa creazione tra per l'appunto Lord Shiva, il suo signore, e la moglie del suo signore. Can you hold one moment? On. I wash my hands. On. मालिक चालू कर दे देख रहे ना हाँ हाँ बंदे नहीं धन्यवाद. धन्यवाद ओके बाय